Salve a tutti! Dopo il live di domenica 3 maggio ho deciso di creare questo video per spiegare qual è il mio metodo di pensiero durante una giornata tipica. La legge dell'attrazione non mi ha portato una ricchezza immediata e l'amore della mia vita schioccando le dita e leggendo un libro. Ho dovuto piano piano cambiare le mie credenze limitanti, cosa che faccio tuttora. Ho imparato giorno dopo giorno a pensare al presente e in maniera positiva. La spirale negativa in cui ero immerso piano piano ha cambiato la sua direzione, dandomi segnali incoraggianti appena le mie routine quotidiane hanno iniziato a modificarsi in positivo. Il cambiamento è stato lento e armonico. Quando si è intrappolati nella routine negativa, dubito fortemente che qualcuno possa riuscire a modificare in pochi giorni tutte le sue credenze, le sue abitudini create in decine di anni e le sue attrazioni inconsapevoli che piano piano lo stanno portando a fondo. E posso anche capire che non si può ogni secondo della giornata farsi un mantra o ascoltarsi dei video motivazionali. In questi giorni ho esaminato quali sono i miei automatismi mentali e ho cercato di creare un metodo accessibile a tutti. Come ho detto nella diretta, si deve prendere confidenza con la legge di attrazione, si deve aumentare la fiducia in essa e questo metodo, che vi indicherò adesso, servirà proprio a questo scopo. Ogni giorno inizierete ad attrarre nella vostra vita situazioni più piacevoli e positive. Per rendere tutto più chiaro vi farò un elenco con 2 semplici comportamenti da avere. 1. Io divido la giornata in più sezioni e ogni sezione cerca di non interferire con le altre. Per fare subito un esempio chiaro, mi alzo la mattina, questa è una sezione. Faccio colazione, questa è un'altra sezione. Mi lavo e mi vesto. Faccio il tragitto per andare al lavoro. Lavoro, pranzo, eccetera, eccetera. Questa è una cosa che facciamo già tutti in maniera automatica. Facciamo delle azioni separate che ci faranno arrivare a fine serata. Inizialmente, però, vi chiedo di accorgervi di questi passaggi che avrete durante le vostre giornate. 2. Ogni sezione della mia giornata parte con un pensiero positivo. L'esempio è questo. Appena apro gli occhi la mattina, ringrazio per il sonno bellissimo che mi ha ristorato. Quando faccio colazione, per esempio, mi viene da pensare che il nutrimento mi darà forza e benessere per tutta la mattinata. Mentre mi lavo e mi vesto, io mi sento coccolato perché sto lavorando sulla mia persona per essere bello, profumato e adatto ad ogni situazione. Poi, mentre monto in macchina magari per andare al lavoro, penso che farò un viaggio veloce e piacevole fino a destinazione. Quando entro al lavoro, penso che sarà una giornata stimolante e gratificante. Poi si continua con il pranzo. Inizio a ringraziare per il cibo e per tutta l'energia e la salute che mi sta dando, eccetera, eccetera. Questo è come il mio cervello in automatico svolge le giornate. Adesso, prima di dare un giudizio affrettato, vi chiedo di pensare un minuto a quello che in generale pensate voi mentre compiete le azioni che vi ho descritto in precedenza. Anche senza tirare a indovinare, ripenso a me stesso qualche anno fa e ricordo solo che io mi alzavo la mattina demotivato e bestemmiando dentro di me perché avrei dovuto affrontare un'altra giornata di merda. La colazione fatta di fretta perché mi dovevo muovere ad andare al lavoro e dovevo far nuovamente buon viso a cattiva sorte con tutti i colleghi che da anni mi stavano allegramente sulle palle per diversi motivi. Lavarsi e vestirsi a corsa perché avrei trovato sicuramente traffico per strada. Montando in macchina ero nuovamente catapultato alla giornata di merda che stavo per affrontare e così via per tutto il giorno. Levati pochi momenti di svago, qualche aperitivo e qualche attimo di gioia, le mie giornate erano puntate sul pensiero negativo e sulla mancanza di soldi. La domanda è questa: di quale categoria di esempio fate parte? Le mie giornate non sono tutte rose e fiori, le mie attrazioni non sono tutte perfette, ma la spirale di cui faccio parte è quella puntata al positivo. Se oggi un collega durante il lavoro mi farà arrabbiare, non è detto che tutte le sezioni della mia giornata dovranno essere sconvolte da quell'avvenimento. Ringrazierò ugualmente per un pranzo o una cena che mi darà salute e benessere, e facendo questo toglierò intensità al pensiero negativo creato poco prima. La mia spirale negativa ha iniziato a rallentare e successivamente a cambiare direzione quando ho capito che fondamentalmente pensare positivo non mi sarebbe costato niente. Un pensiero potete sceglierlo voi, non il mondo che vi circonda.
Una vera credenza limitante da abbattere è proprio questa. Scegliete quali pensieri fare, non vi fate guidare da essi in maniera automatica. Partire la giornata bestemmiando oppure ringraziando è la stessa identica cosa. Vi alzerete ugualmente dal letto. Lavorare sperando di non essere attaccati dal capo o da qualche collega vi aiuterà solo ad avere più paura e a stancarvi prima, ma lavorerete ugualmente e controvoglia. Avete mai provato a contrastare questi pensieri negativi che automaticamente vi inondano il cervello? Perché non l'avete fatto? È gratis. Inizialmente andrete contro le vostre convinzioni automatiche e per qualcuno di voi potrebbe essere addirittura faticoso. Ma vedrete che più inizierete a calibrarvi sul pensiero positivo e più ogni mattina vi alzerete meno stanchi e demotivati. Troverete le strade meno trafficate, la vostra digestione e salute generale sarà migliore, il vostro lavoro sarà più gratificante. Le esperienze positive delle vostre giornate aumenteranno. Abituatevi ad avere un pensiero positivo per ogni sezione della vostra giornata. Non è così faticoso. Non è così costoso. Iniziate a creare i pensieri positivi per le vostre giornate. Iniziate a pensare a cosa volete per le vostre giornate. Togliete potere ed energia gradualmente a ciò che vi sta danneggiando. Iniziate a credere realmente nella legge d'attrazione. Fatela funzionare nella direzione giusta. Quando riuscirete a controllare i vostri pensieri, avrete fatto il primo passo per creare le vostre attrazioni più magnifiche. Starete iniziando a credere realmente nella legge d'attrazione. Non dovrete più sperare in qualcosa che probabilmente non riceverete mai. Sarà l'abbondanza a raggiungervi, senza neanche più doverla chiedere. Buona vita a tutti.